adesso mi sento meglio, mi sono sfogata e, e ditemi voi se vi è piaciuto questo tipo di video. Allora, una delle motivazioni più grandi che ho deciso di venire a Londra è stato perché chiaramente per la lingua, per imparare l'inglese, perché leggevo un testo non capivo, se guardavo un film in originale non capivo quello che le persone dicevano. Se ascoltavo una canzone non capivo quello che diceva, quindi ho detto non posso vivere la vita senza sapere l'inglese e allora sono venuta qua. Oggi questo video sarà diverso perché non ho mai fatto un video del genere, però sono settimane che ci penso. Voi direte che sono pazza, però ho voglia di fare questa analisi di questa canzone che l'ascolto tantissimo su Instagram, è diventato un po' un boom nell'ultimo periodo. Voglio fare un'analisi critica perché la trovo ridicola. Andiamo su Spotify, sicuramente l'avete ascoltato questa canzone e vi faccio sentire solo per alcuni secondi così non ho problemi con il copyright. Ok? Say babe, what you doing? Where you at? You got plans? Don't say that. I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean. Cioè, allora, partiamo dal presupposto che questa canzone non è assolutamente una canzone romantica. Non so se voi parlate, capite l'inglese, se no ve lo dico io che non è una canzone romantica. Se voi capite l'inglese, non credo, cioè vi chiedo se avete mai pensato, se avete prestato bene attenzione alle parole di questa canzone. E bello è che se tu hai, questa è una bella cosa, se tu hai Spotify Premium, no, a pagamento, tu puoi anche vedere tutte le parole qui e anche cantarci insieme. Quindi io la trovo carina come melodia, così, no? Questo stile, non lo so, non so come si dice, cos'è un jazz. Ok, non sono critica di musica, non capisco niente di musica, non so bene che stile, come si chiama questo stile di questa canzone qua. È diventato un mattone nella mia testa perché mi viene sempre in mente, la canto e anche la trovo una canzone molto antipatica e molto maschilista. Adesso facciamo l'analisi. Allora, me lo immagino proprio, il suo aspetto fisico è proprio come questi ragazzi che cantano questa canzone, ok? Con questa tonalità di voce non me lo immagino un altro tipo di ragazzo. Secondo, allora, iniziamo no, con questa canzone che praticamente sono convinta che lui non la conosce tanto bene, loro non si sono visti tantissime volte, lui soltanto sta flirtando con lei e mi immagino che questa sia una telefonata che lui la chiama di sera e lei è a casa e loro non si conoscono tanto bene, non si frequentano perché uno che ti chiama e ti dice hey babe, cosa stai facendo, dove sei? Non è una persona con cui hai un rapporto. Poi lui ti dice hai piani? Don't say that. Cioè praticamente lui chiede a lei se ha piani e gli dice anche non dire che ce l'hai perché ho bisogno di te completamente disponibile per no, per i suoi piani di lui. E allora lui dice anche sto bevendo un vino in accappatoio. Cioè con questo cosa vuol dire? Che sei lì... Cioè sembra come quasi lui sta cercando di mettere la immagine nella testa di lei per far vedere quanto sensuale lui possa essere in quel momento non vestito, solo
cioè praticamente lui è nudo sotto. Spero che, mettiamo una parentesi qua, e spero che i ragazzi giovani minori di 18 anni non mi stiano guardando in questo momento. Chiudiamo parentesi. Cioè praticamente lui è in accappatoio sul divano che sta bevendo un bicchiere di vino e sta dicendo questo a lei per cercare di sedurla. Questa è la parte più antipatica della canzone, che lui dice I look too good to be alone. Cioè se una persona mi dice che io sono troppo bello, cioè sto tanto bene per essere qui da solo, cioè ti mando veramente direttamente a quel paese, perché questo praticamente vuol dire, questa frase vuol dire che se non sei tu, vorrei che fossi tu, però se non sei tu può essere anche un'altra persona. No. Scusa. Ok, la parte più antipatica è questa. I look too good to be alone. Cioè sono troppo bello per stare da solo. Poi dice, my house is clean. Minimo. La tua casa è pulita? Minimo. Cosa vuoi, una medaglia d'oro perché hai la casa pulita? Minimo. My pool is warm. My pool is warm. La piscina, cioè questo vive su una bella casa, c'ha la piscina è calda. Qua cosa vuol dire? Che devo fare il bagno con te, che devo fare il bagno e che mi porto il costume o va bene anche senza costume? Continuiamo, qua si capisce già benissimo l'intenzione di questo ragazzo, tanto per dire che non è una canzone romantica. Poi lui dice just shaved, mi sono appena fatto la barba e, no, e quegli altri dicono morbido come un neonato. E allora? Hai appena fatto la barba? Vuol dire che se hai fatto la doccia, hai fatto la barba. Va bene così, niente di nuovo. We should be dancing romance in the East Wing and the West Wing. Dovremmo essere qui a fare romanticismo e a ballare nella ala destra, nella ala del East, nella ala West di questa mansion, di questa casa. Mansion è una casa gigante, una villa, questo dovrà essere veramente un ragazzo molto ricco. Dovremmo stare lì a ballare, dovremmo essere qua a romanticizzare, a ballare nella ala west, nella ala east di questa mansione. What's happening? What's happening? Cosa succede? Cioè, tu sai quello che va bene per lei, lui sa quello che va bene per lei, lui decide, lei non può avere piani e lei dovrebbe essere lì con lui a fare romanzi e ballare nella sua super casa gigante. E questa è la parte anche più finta, più falsa, più bugiarda. I'm playing no games, every word that I say is coming straight from the heart. Cioè lui dice che non sta giocando, che tutto quello che lui dice, che tutte le parole che lui dice vengono direttamente dal cuore. Ma chi ti crede? Ma chi crede a quello che stai dicendo? Le parole che stai dicendo non vengono direttamente dal cuore, vengono direttamente da un altro posto. So if you're trying to lay in these arms, allora se tu vuoi provare no, a distenderti in queste braccia, lascerò la porta aperta, ti lascio la porta aperta, ti lascio la porta aperta. Questo vuol dire che lui non si alzerà neanche per aprire la porta di questa super villa, perché tu arrivi e trovi già la porta aperta, sei tu che devi andare direttamente da lui e trovarlo sul divano in accappatoio che sta bevendo vino. Questo video è uno sfogo, capite? È uno sfogo della mentalità. Questa canzone, facciamo un esempio, no? Ipotizziamo che questa canzone è una cosa vera, che questa ragazza riceve la telefonata di questo ragazzo che magari a lei piace anche, no? Si stanno flirtando e a lei piace. Immagini se lei crede a tutte queste parole che lui dice, che magari lei è una ragazza sensibile, che si innamora anche facilmente e si innamora di questo ragazzo qua. Questa è una trappola grandissima e io spero che nessuna di voi ragazzi che vi capiti
di essere in una situazione del genere con un uomo bellissimo, ricco, che magari vi piace, che vi fa una telefonata del genere, perché non è vero niente. L'unica cosa che lui vuole è, sappiamo bene quello che lui vuole. Poi qua lui dice, ti lascio la porta aperta. Assurda questa cosa. Allora, se tu provi quello che io, se tu provi that you feel the way I feel and you want me like I want you tonight. Se tu provi quello che io provo e se tu vuoi me come io ti voglio stasera. Quindi lui la vuole solo stasera, baby. Lui la vuole solo stasera, è ben qua chiaro, preciso. And you want me like I want you tonight. Fatto. Ok. Oh, you're so sweet, so tight. I won't bite. Questa anche è simpatica. I won't bite unless you like. Cos'è così? Cioè uno che mi dice, uno che ti dice, vieni qua a casa mia che c'ho una piscina calda e sono in accappatoio che bevo il vino, non ti mordo, a meno che a te piace. Lui non la conosce per niente, perché lui dovrebbe sapere se a lei piace essere morsa, i morsecchini, quelli dell'amore, o magari sì, vieni qua che non ti mordo. Ma scusa? Che discorsi sono? A meno che ti piace. No, ma questa cosa è assurda. If you smoke, cioè lui non sa neanche se lei fuma. Se tu fumi, io ho questo purple haze, che non so che cos'è, non essere quelle cose là, non lo so. E se tu hai fame, girl, I got fillets. Cioè, se tu hai fame, io ho filetti. La sta anche comprando con un filetto? O vabbè, o la sta cercando di coccolare. Ditemi voi cosa ne pensate, forse sono io che sono un po' critica, un po' troppo, però no. Io ho cercato di pensare, fare un'analisi, ho detto ma in una situazione del genere se capitasse a me, se capitava, adesso non capita più, però se dovesse capitare nel passato, se magari capita a mia nipote, io andrei subito nel no, non farlo, non ci andare, questo ha solo delle brutte intenzioni. Ditemi se anche voi pensate uguale. Poi lui dice, of course, there is so much love we could be making. Cioè, c'è tanto amore che noi potremmo fare. E poi dice anche, sto parlando di baciare e abbracciarsi, petali di rosa nella vasca da bagno. Girl, let's jump in, ragazza, vamos, tuffiamoci, it's blabbing, cioè sta borbogliando la vasca. E non sto giocando, I'm playing no games, every word that I say is coming straight from the heart. Non è vero niente. Sempre che lui lascia la porta aperta. E poi, vediamo qua cos'altro che lui dice. Ok, poi qua lui, dopo tutto la la la, la la la, lui dice, girl, I'm here just waiting for you. Come on over. I will adore you. I gotta know. Tell me that you're coming too. Cioè, e dimmi che stai venendo. Dimmi che vieni. No, insomma, morale della favola. Non so neanche se pubblicherò questo video, ma forse sì. Così mi libero di questo pensiero, mi libero di questa cosa. Non so se vi piacerà questo video, però se non provo non posso sapere, quindi commentate qua sotto. Questo è un tipo di video che ci sono anche altre canzoni che ho pensato di fare qualcosa del genere, perché per ridere adesso che so l'inglese, a me piace molto ascoltare la musica e quindi adesso che so l'inglese riesco a capire bene quello che dicono e un po' mi biasimo, cioè mi sento un po' nella biasimo, giusto? Mi sento un po' nella situazione di queste persone che cantano, perché sono convinta che ogni canzone che un cantante, un artista scrive e canta è una cosa che sente e anche un po' magari che è successo, no? Quindi per me questa musica dovrebbe essere completamente
censurata, è orrenda, maschilista, perché ve lo dico anche, se un uomo è veramente innamorato, lui non ti fa una telefonata del genere, trovo offensiva, disgustosa, perché se un uomo è veramente innamorato non dice queste cose. Queste veramente, anche se lui dice che queste parole vengono direttamente dal cuore, non è vero niente, perché qua praticamente l'uomo con altre parole cerca di sedurti e dicendoti queste cose che non sono vere, quindi cadi nella sua trappola. Se ti va bene, se ti diverti, fallo, vai lì, passi una serata, ti diverti in questa bellissima casa, in questa piscina, mangi i filetti, bevi il vino, fai quello che devi fare senza metterci il sentimento. Se invece sei una ragazza seria e spero che sia abbastanza intelligente da capire che questo non è vero niente, che questa è una trappola, che se vai lì ti innamori e soffrirai sicuramente. Un ragazzo, se è veramente innamorato, non ti dice queste cose, magari ti prepara la cena, ti invita a casa e si veste, si mette il più bel vestito che ha per te, ti apre la porta e ti tratta come una principessa, hai capito? Non avrebbe mai parlato di petali di rose, di vasca da bagno che borbuglia. Adesso mi sento meglio, mi sono sfogata e, e ditemi voi se vi è piaciuto questo tipo di video, che potrei farne altri, potrei fare tipo un video così una volta al mese. Avrei anche già un'altra canzone in mente dei Depeche Mode. E non cadete in questa trappola, non fatevi sedurre da questi tipi di ragazzi, perché sarà un gran problema. Ecco, questa è stata l'analisi di questa canzone. Spero vi sia piaciuto. Non volevo polemizzare, però avevo bisogno di sfogare, di togliere questo pensiero dalla mia testa. Adesso mi sento molto meglio.